Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale, benvenuti se siete nuovi. Nel video di oggi proviamo un'altra palette di Essence della stessa serie di quella su Roma che mi era piaciuta molto, ma stavolta è ispirata a Miami, si chiama appunto Welcome to Miami. Vi lascio il video dell'altra qua sopra se non l'avete ancora visto. Contiene anch'essa 12 colori di cui 7 matte e 5 metallici, 2 cialde, hanno il rilievo dei disegni inerenti ovviamente al tema. La texture dei metallici è abbastanza varia, qualcuno è più specchiato, qualcun altro è più satinato, inoltre 3 sono a mio parere leggermente duochrome. Per prima cosa ho usato il color carne più rosato, l'altro è leggermente scuro e giallo per me, l'ho usato sotto l'arcata sopraccigliare e risulta appunto esattamente uguale al mio incarnato, quindi è perfetto per me. Ho preso il lilla che presenta questo rilievo a forma di fenicottero molto carino, è un lilla pastello, quindi la scrivenza è appunto leggera come classicamente quella di un colore pastello. Queste polveri risultano a una prima occhiata molto sottili come quelle dell'altra palette, quindi mi piacciono. Ho intensificato la piega con il viola più scuro che ha una tonalità leggermente più calda, è decisamente più intenso, più scrivente, anche al di sopra di altri ombretti. Ho voluto prolungare questo disegno verso l'esterno col verde ottanio che risulta il colore fino ad ora più difficile da lavorare in quanto acquista intensità solo picchiettandolo, mentre sfumandolo rischia di fare un pochino di macchia. Questa cosa succede spesso con le formule dei verdi e dei blu. Nell'area anteriore della piega ho chiuso il disegno con rosa che presenta l'altro disegnino in rilievo nella palette. Questo rosa risulta abbastanza tenue ed è perfetto secondo me anche per sfumare i viola in un look solo viola, visto che ha un sottotono molto freddo. Ho realizzato una cut crease off camera con il fondotinta, però è un processo che ho tagliato dal video per evitare che durasse troppo. Di solito si realizzerebbe col correttore, ma essendo il mio abbastanza secco preferisco usare un prodotto più grasso su cui possano fare presa meglio gli ombretti. Col colore più scuro della palette, il marrone, ho realizzato una coda esterna lasciando un leggero spazietto iniziale dal bordo della cut crease. Questo colore è molto pigmentato, anche se non è scuro come vorrei che fosse il colore esterno. Ho portato lo stesso colore anche nell'angolino esterno sotto la rima ciliare inferiore. Dopodiché sono passata ai metallici, che è la mia parte preferita. Ho preso il più scuro, il viola, e l'ho spruzzato col fissatore Fix Plus di MAC prima di applicarlo. Come potete vedere è un viola con un sottotono leggermente rossastro ed è super intenso e super specchiato. Accanto, al centro, ho provato l'arancione per cui vale la stessa identica cosa, è brillante, morbido, facile da lavorare ed ha inaspettatamente un leggero riflesso giallo-oro. Nella porzione interna della palpebra ho usato il metallico rosa salmone, nella palette appariva quasi screziato o marmorizzato, ha una texture diversa dagli altri sulla palpebra, è meno brillante, più satinato, quasi vellutato ma è più cangiante, ha un riflesso abbastanza visibile, oro freddo molto particolare che quindi mi piace tantissimo. Sotto la rima ciliare inferiore ho usato il metallico celeste spruzzato col fissatore, è incredibilmente intenso e brillante. Anche questo ha una shift leggermente dorata. L'ho poi sfumato verso l'interno con l'arancio metallico usato prima. Come potete vedere, per completare il look ho aggiunto delle ciglia colorate viola, un rossetto viola di Wet n Wild della collezione di Kuromi. Sono rimasta soddisfattissima di come è venuto il look, la palette onestamente per meno di 8 euro è pazzesca, i matte sono molto carini, quasi tutti tranne quel verde che non mi piace tanto, è un po' secco, i metallici sono davvero bellissimi e ce ne sono per tutti i gusti, più brillanti e meno brillanti.
L'unica pecca è che avrei aggiunto appunto un marrone molto più scuro e freddo, nel caso si voglia realizzare un look completamente freddo solo col verde e coi blu. Onestamente, se la trovate compratela, sul canale la riutilizzerò sicuramente perché mi ispira molto e anche il tema secondo me è azzeccatissimo. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su qua sotto, iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro, interagite nei commenti e spero di vedervi in un prossimo video. Un bacione, ciao ciao!